Hai paura quando devi parlare in italiano? Vuoi superare questa paura? Allora sei nel posto giusto. Oggi vedremo insieme questo argomento con uno strumento che personalmente trovo utilissimo proprio per affrontare la paura. Si tratta di uno strumento che ho conosciuto grazie a Tim Ferriss e devo ammettere che lo utilizzo ogni volta che sento paura, ogni volta che mi sento paralizzata e non so se fare oppure no una certa cosa. Questo strumento serve per il cosiddetto fear setting, cioè per la definizione della paura. Se sei entusiasta come me di entrare nel vivo di questo argomento, ti invito ad iscriverti a questo canale, ad attivare la campanella e anche ad iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare sul mio sito elisabettamaccani.com. Premetto che come coach ho un approccio molto pragmatico. Per prima cosa, infatti, aiuto i miei clienti a stabilire degli obiettivi concreti. Devono decidere anche come lavorare e le tempistiche, cioè il tempo che servirà per raggiungere questi obiettivi. Gli obiettivi devono essere SMART, ma di questo ho già parlato in questa video lezione. Se ti fa piacere, ti consiglio di guardarla. Oggi non parleremo della definizione degli obiettivi, bensì della definizione della paura. Come ho già accennato, useremo un modello che ho conosciuto grazie a Tim Ferriss, che è un imprenditore, investitore, è un autore di un blog molto conosciuto e anche di un podcast. È una persona che nella vita ha fatto veramente molte cose, è anche ballerino di tango, tra l'altro. Tim Ferriss ha utilizzato questo strumento nella propria vita, sia privata che professionale, e direi che i risultati che ha ottenuto sono decisamente invidiabili. Questo strumento deriva dallo stoicismo. E a proposito di stoicismo, ho un consiglio per te. Questo è un testo di Ryan Holiday, è il cosiddetto stoico quotidiano. Come vedi, io ho il testo in inglese perché non è ancora stato tradotto in italiano. Te lo consiglio perché c'è una pillola di saggezza stoica per ogni giorno dell'anno. Ora analizzeremo insieme al microscopio la tua paura di parlare in italiano. Innanzitutto, l'esercizio per la definizione della paura consiste in 3 pagine. Iniziamo dalla prima. Innanzitutto devi definire ciò che ti spaventa. È parlare in italiano o magari partecipare ad un corso con altre persone e quindi devi parlare in italiano di fronte ad altri? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Una volta che avrai scelto che cosa ti fa paura, dovrai prendere in considerazione 3 aspetti: definire, prevenire e riparare. Vediamo che cosa dovrei scrivere per ogni colonna. Nel primo caso, cioè definire, scrivi le cose peggiori che potrebbero accadere se decidessi di fare quella cosa. Scrivi almeno 10 o 20 cose. Nella seconda colonna, cioè prevenire, scrivi che cosa puoi fare per prevenire i punti indicati nella colonna precedente. E nella terza colonna, se ciò che hai indicato dovesse effettivamente accadere,
Scrivi che cosa potresti fare per riparare il danno, anche solo in parte, o a chi potresti chiedere aiuto per farlo. Passiamo ora alla seconda pagina. Quali potrebbero essere i benefici di un tentativo o di un successo parziale? Se effettivamente facessi ciò che ti spaventa, quali potrebbero essere le conseguenze positive? E ora passiamo alla terza pagina, forse la più importante, quindi non saltarla. Qui devi prendere in considerazione il costo dell'inerzia, cioè del non fare nulla. Se effettivamente decidessi di non fare quella cosa che ti spaventa tanto, quale costo avresti dopo 6 mesi, dopo 1 anno o dopo 3 anni? Quali sarebbero le ripercussioni nel breve e lungo periodo? Pensiamo sempre a che cosa potrebbe andare male se facciamo qualcosa, ma poche volte pensiamo al cosiddetto atroce costo dell'inerzia, cioè del non fare nulla. Prova a pensare, se eviti di fare questa cosa, come sarà la tua vita dopo 6 mesi? E dopo 1 anno? E dopo 3 anni? Ricorda che il costo dell'inerzia può essere a livello finanziario, ma anche fisico o magari emotivo. Il fatto di non riuscire ad esprimerti in italiano, ad esempio, potrebbe avere un costo emotivo importante. Scrivi tutto questo. Ed ecco qua, questo è il modello di Tim Ferriss per definire la paura e lo puoi utilizzare proprio per definire la tua paura di parlare in italiano. Ti consiglio di dedicare perlomeno 30 minuti a questo esercizio, ma è probabile che ci voglia più tempo. Come sempre ti invito a condividere con me e con gli altri membri di questa comunità le tue impressioni. Conoscevi Tim Ferriss? Magari lo conosci per il suo podcast. Utilizzerai questo modello? Credi che possa essere utile? Aspetto il tuo commento qui sotto nella sezione dedicata. E ricorda che se decidessi una volta per tutte di affrontare la paura, ricorda che sono a tua disposizione. Lavoro privatamente come coach e anche tramite il programma FNC. Se vuoi avere maggiori informazioni, scrivi a info@elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.